Recentemente ho avuto modo di provare il Fujinon 16-80 mm f4, una buonissima lente, trovate la recensione completa nelle schede qua sopra. Dopo però 10 giorni di utilizzo una domanda mi è sorta, abbastanza spontanea. Questo 16-80 sostituisce in tutto e per tutto la lente kit 18-55? Non dovremmo più considerare l'acquisto del 18-55? O ancora, se possediamo un kit 18-55 dovremmo pensare seriamente di cambiarlo per questo 16-80? Ecco, purtroppo online non ho trovato risposte serie e complete a queste domande e seppur sulla carta il 1680 sembri effettivamente superiore sotto quasi ogni punto di vista, nel corso di questi 10 giorni ho riscontrato tanti piccoli problemini che non c'erano sul mio 1855. Quindi, ahimè, la risposta purtroppo non è così scontata e in questo video ho proprio intenzione di cercare di confrontare queste due lenti per farvi capire al meglio qual è l'acquisto migliore da fare nel vostro caso. Ma prima un doveroso ringraziamento a RCE Photo, il più grande mercato di usato fotografico garantito in Italia, che mi ha permesso di testare per 10 giorni il 1680. Sono veramente contento di questa collaborazione, senza di loro non riuscirei a portare molte delle recensioni che porto qua su YouTube, quindi un grandissimo grazie, trovate i link al loro sito qua sotto in descrizione. E noi cominciamo. Nel corso di questa analisi cercherò di fugare ogni vostro dubbio, toccando molteplici aspetti di queste due lenti: le caratteristiche tecniche, la costruzione e il feeling, la nitidezza dell'immagine, la vignettatura, le aberrazioni e la distorsione, i flare, il bokeh, la distanza minima di messa a fuoco, il comportamento globale della messa a fuoco, la stabilizzazione, l'usabilità generale e infine alcune considerazioni sul prezzo. Partiamo quindi dalle caratteristiche tecniche. Da una parte abbiamo un 16-80 mm che nel mondo full frame equivale circa a un 24-120, dall'altra un 18-55 che equivale più o meno a un 27-83 mm, range focale molto diverso che vi garantisce sicuramente più libertà nel caso del 16-80, riuscire a spingervi fino a 80 mm per focalizzarvi su un particolare in molte situazioni è veramente comodo. Il 16-80 mm ha un'apertura costante di f4, il 1855 parte da 2.8 per poi chiudersi a f4, a 23 mm ci troviamo già a 3.2, a 35 mm a 3.6 e poi ci chiudiamo verso f4. Ve lo confermo, 18 mm a 2.8 in molte situazioni sono comodi, però ne riparleremo meglio nel capitolo sul bokeh. Entrambe le lenti sono inoltre stabilizzate, anche se per quanto riguarda il 16-80 mm vengono dichiarati ben 6 stop e nessun'altra lente Fuji riesce a raggiungere questo livello. Il 16-80 mm inoltre monta filtri da 72 mm, per quanto riguarda invece il 18-55 filtri da 52 mm. Questo fa emergere che effettivamente le lenti presentano delle dimensioni abbastanza diverse. Infatti il 18-55 ha una dimensione di 78 x 89 mm e un peso di 440 grammi, 65 x 70 mm nel caso del 18-55 per un peso di 310 grammi. A livello di costruzione le due lenti sono veramente tanto simili, solide, compatte, resistenti e in grado di restituire un ottimo feeling. Forse l'ago della bilancia pende leggermente verso il 1680 proprio per via della piccola differenza di volume e di peso che all'atto pratico fa percepire il 1680 come una lente forse un po' più solida. Oltre a questo ci sono anche altre differenze rilevanti. Per quanto riguarda la ghiera dello zoom, il 1680 presenta una ghiera gommata che rende la presa e lo scorrimento molto più piacevoli. La ghiera della messa a fuoco invece è praticamente identica su entrambe le lenti e funziona allo stesso modo. Ci sono delle differenze anche sulla ghiera dell'apertura. Il 16-80 mm presenta una ghiera con una corsa limitata e gli indicatori direttamente sul barilotto. Il 18-55 invece ha una ghiera con una rotazione a 360 gradi e nessun indicatore sul barilotto, quindi costantemente per capire l'apertura dovremo andare a controllare il valore sull'LCD. Da questo punto di vista sicuramente una scelta più felice nel caso del 16-80 mm. Il 1855 presenta due tasti fisici sul suo barilotto, uno per attivare o disattivare la stabilizzazione, l'altro è per portarci nella modalità di apertura automatica.
Il 1680 mm mette il tasto di apertura automatica a fine giro, quindi oltre F22 ci porteremo in una nuova posizione che attiverà l'automatismo dell'apertura. Il tasto della stabilizzazione invece manca completamente, proprio perché la lente è in grado di rilevare da sola la presenza del cavalletto e disattivare di conseguenza la stabilizzazione. Se questa cosa funzionasse con assoluta certezza sarebbe sicuramente una scelta interessante, però va detto che sul sito ufficiale di Fujifilm viene riportato che questa gestione automatica della stabilizzazione viene fatta anche in caso di riprese video e in particolar modo nel caso dei panning, quindi riprese con un movimento orizzontale. In questi 10 giorni più volte ho riscontrato dei piccoli movimenti strani, degli piccoli scatti in queste riprese. Forse è la stabilizzazione che non ha funzionato, forse questo meccanismo ha qualche difetto e deve essere aggiornato, o forse sono solo io. 10 giorni sono veramente pochi per considerazioni di questo tipo, però è giusto riportarvi questa cosa e dalle riprese lo state vedendo abbastanza palesemente. Montate sulla mia X-T3 entrambe le lenti sono ben bilanciate e la presa è solida e sicura. Va detto che il 18-55 è un po' più leggero e questa cosa io la percepisco, però con questo non voglio dire assolutamente che il 16-80 mm sia troppo pesante, anzi penso che entrambe le lenti siano assolutamente perfette per X-T3, X-T4, XH1. Discorso diverso per le macchine di Fujifilm leggermente più piccole come la X-T30 e la X-T200. Su un X-T30 ho provato a montare il mio 18-55 e tutto sommato lo trovo ancora ben bilanciato. Il 16-80 mm invece temo che sia troppo voluminoso, non tanto troppo pesante, ma per l'appunto solamente troppo lungo e troppo largo rispetto alle dimensioni di un X-T30 o di un X-T200, quindi se state comprando una macchina particolarmente piccola e leggera, considerate anche questo aspetto. Dobbiamo anche ricordare che il 16-80 mm è tropicalizzato e da scheda tecnica resistente fino a meno 10 gradi. Il 1855 invece non è tropicalizzato. Vi posso confermare la bontà della tropicalizzazione del 1680 perché l'ho portato a temperature di meno 6, meno 7 gradi e si è comportato assolutamente alla perfezione. Il 1855 invece l'ho portato a meno 5 gradi e non ha subito nessun tipo di danno, ha preso un po' di pioggia, anche un giorno di neve e non ha risentito assolutamente di nulla. Però è innegabile che la tropicalizzazione possa fare stare più tranquilli molti fotografi. Alla fine con una lente mandata in prova non potevo fare test estremi, però le guarnizioni le state vedendo, la costruzione è ottima, sicuramente un 16-80 mm vi farà stare un po' più tranquilli. Parlando di nitidezza, iniziamo confrontando solamente le focali che si sovrappongono. A 18 mm il 1855 scattando a f2.8 risulta essere molto più morbido su tutto il frame e in generale tutte le aperture più basse di f4 danno sempre prestazioni peggiori rispetto al 1680 mm a f4. Se invece scattiamo a f4 al centro vince di poco il 1680 mm, ai lati invece sembra leggermente meglio il 1855. Se chiudiamo invece a f8 il centro è praticamente identico mentre ai lati sembra sempre un po' meglio il 1855. A 23 mm l'andamento è del tutto identico, scattando a f4 e considerando il centro dell'immagine il 1680 mm sembra leggermente superiore, mentre ai bordi vince il 1855. Se chiudiamo a f8 praticamente le due foto sono assolutamente identiche, se non forse per i bordi dove ancora una volta il 1855 è meglio. Scattando a 35 mm il 1680 dà veramente il meglio di sé. Al centro a f4 è già molto buono, ai bordi decade un po', ma in questo caso supera il 1855. Se invece chiudiamo le due lenti a f8 sono praticamente identiche, anche se stavolta ai bordi sembra essere leggermente superiore sempre il 1680. Scattando a 55 mm e a f4 il 1855 sembra essere più morbido su praticamente tutto il frame. Chiudendo a f8 le due foto sono praticamente identiche se non per i bordi più estremi dove vince il 1680.
Il 16-80 mm però vi permette anche di scendere un po' sotto i 18 mm e scattare a 16 mm. In questo caso la foto è leggermente più morbida se la confrontiamo con quella fatta a 18 mm. E poi ci sono anche tutte le focali oltre i 55. In questo caso va detto che il 16-80 tende ad ammorbidirsi via via che si avvicina agli 80 mm. Chiudere a f8 ci permette di migliorare un po' la situazione, anche se non è mai totalmente perfetta. Va detto però che gli scatti sono complessivamente sempre utilizzabili. Diciamo quindi che perlomeno per le due lenti che ho provato io, 18-55 e 16-80, sono decisamente paragonabili, soprattutto sulle focali più grandangolari. Sotto i 35 mm, se chiudiamo un po', sono praticamente identiche, se non per i bordi dove vince in maniera più o meno netta il 18-55, comportamento che si ribalta completamente dopo i 35 mm, dove chiudendo a f8 sono molto simili al centro, ma ai bordi vince il 16-80. Comunque fateli anche voi questi test, vi lascio qua sotto una cartella ad Amazon Drive per scaricare tutti i RAW che ho usato per questa recensione. Scaricateli, apriteli dove volete, fate uno zoom al 100% e noterete effettivamente queste differenze. Va detto che all'atto pratico non ho percepito nessuno stravolgimento quando sono passato dal 1855 al 1680 per 10 giorni e nemmeno poi quando sono tornato ad utilizzare il mio 1855, quindi perlomeno per quanto riguarda la nitidezza sono lenti decisamente paragonabili. Per quanto riguarda la vignettatura va detto che già internamente in macchina viene gestita abbastanza bene su entrambe le lenti, ma si nota che comunque qualcosa rimane, soprattutto se scattiamo due foto a f4 e a f8 e le confrontiamo. Nel caso del 16-80 mm si nota un rimasuglio di vignettatura soprattutto nelle focali più grandangolari, in particolar modo a 16 mm. Per quanto riguarda il 18-55 invece la cosa è decisamente più ridotta, quindi da questo punto di vista vince la lente kit. Anche tutte le distorsioni sono ben gestite dalla macchina, se teniamo tutto in bolla le linee verticali saranno perfette, quindi sono entrambi lenti utilizzabili anche per foto agli interni. Va detto che a 16 mm nel caso del 16-80 qualcosina di non perfetto si nota, però tutto sommato il comportamento è buono. Confrontando foto a 18 mm sembra leggermente superiore il 18-55. Per quanto riguarda la distorsione però c'è un comportamento parecchio negativo da sottolineare su entrambe le lenti. Durante una zoomata, quando registrate un video, noterete come la macchina tenterà progressivamente di andare a correggere la distorsione delle varie focali, andando a generare un effetto molto scattoso, poco morbido e uniforme, che di fatto renderà inutilizzabile quella clip video. È una cosa che ho notato subito nel caso del 1680, anche perché l'escursione focale è molto grande. Non l'avevo notata nel caso del 1855, però quando ho fatto i test per questo confronto mi sono reso conto che questo problema è presente anche su questa lente, seppur in maniera più ridotta, semplicemente perché il range focale è più piccolo. Quindi il problema si pone se volete registrare video mentre zoomate. Io non sono solito farlo perché non mi piace l'effetto che dà, mi sembra molto amatoriale, però se volete fare delle clip così dovete considerare questo difetto e sinceramente mi sembra difficile consigliarvi sia l'una che l'altra lente se questo è il vostro obiettivo. Le aberrazioni cromatiche sono veramente ben gestite in entrambi i casi, quasi del tutto assenti già quando scattate, poi si possono correggere rapidamente su Lightroom o su qualsiasi altro software, quindi comportamento identico e comportamento sicuramente molto buono anche in situazioni veramente difficili di controluce. Per quanto riguarda i flare sono ben gestiti da entrambe le lenti, anche se emergono delle piccole differenze. Ovviamente scattando foto al limite ci sarà sempre una perdita di contrasto e di colore nelle aree dove ci sarà forte luce, però questo è anche abbastanza normale. All'atto pratico io utilizzo il 1855 senza paraluce e con un filtro ND variabile montato. Tutti i miei video sono registrati così e non ho mai praticamente riscontrato problemi di flare, quindi comportamento veramente eccezionale. Per quanto riguarda il 1680, dai test che ho fatto sembra che resista un po' peggio al flare. A volte ci sono delle situazioni di luce spiacevole che invadono tutta l'inquadratura, quindi nelle uscite fotografiche che ho fatto ho sempre preferito utilizzare il paraluce e con il paraluce montato ha avuto anche lui un comportamento praticamente perfetto.
L'apertura superiore del 18-55 garantisce ovviamente un bokeh più marcato, almeno fino a 35 mm. Da lì in poi entrambe le lenti si chiuderanno a f4, quindi 50 e 55 mm le foto sono praticamente identiche, se non forse per un bokeh leggermente più morbido e più smussato nel caso del 16-80, ma si tratta veramente di sottigliezze. Questa cosa può essere più o meno rilevante in video, ma ne parleremo meglio fra un attimo. Per quanto riguarda l'aspetto fotografico, invece dipende molto da quello che volete fare. Un fotografo di paesaggio potrebbe tranquillamente non scendere mai sotto l'F4. Io invece sono solito farlo e molte delle foto che più mi piacciono, che ho scattato in questi ultimi anni, sono state proprio scattate a 18-17 mm e f2.8, quindi dipende molto da voi. La distanza minima di messa a fuoco è leggermente migliore nel caso del 18-55, però per l'appunto del 16-80 mm ci permette di arrivare fino a 80 mm, quindi complessivamente i close-up sono decisamente migliori col 16-80, sia in foto che in video. Tra l'altro, scattando a 80 mm e f4, le foto anche a livello di nitidezza sembrano leggermente superiori rispetto alle foto scattate a 55 mm e f4 con il 18-55, quindi da questo punto di vista promosso assolutamente il 16-80 sia in foto che per video. Non parliamo assolutamente di fotografie macro, però vi potrete concentrare molto su piccoli particolari, e questa cosa tra l'altro mi è stata utile anche per girare alcune parti di questa recensione. È veramente comodo riuscire ad arrivare fino a 80 mm con questa distanza minima di messa a fuoco. L'autofocus in sede di test si è comportato praticamente allo stesso modo. Punto singolo e buona luce, l'autofocus è fulmineo in entrambe le lenti, forse leggermente più veloce nel caso del 16-80, con luce bassa e scarsa invece il comportamento è del tutto analogo. La FC con buona luce si comporta praticamente allo stesso modo su entrambe le lenti. Le uniche differenze però le ho percepite quando la luce diventa un po' scarsa. In questo caso forse l'apertura maggiore del 18-55 aiuta. Va detto che 10 giorni sono veramente pochi per riuscire a testare a fondo la componente dell'autofocus di una lente, quindi le considerazioni che posso fare sono solamente parziali. Però va detto che in più di un anno di utilizzo del mio 18-55 con AFC attivo, tracciamento del video, tracciamento dell'occhio, in qualsiasi situazione non ha quasi mai sbagliato un colpo, e tutte le riprese che faccio nei miei video quando esco, quando vado a scattare in montagna, sono state registrate in questa configurazione. Nei 10 giorni di prova del 1680 ho utilizzato la stessa configurazione, sono uscito, sono andato in montagna, ho fatto un po' di video e in diverse situazioni purtroppo ha sbagliato, non prendeva l'occhio, non prendeva il viso, e in alcune riprese tipo questa ha decisamente mancato completamente il fuoco per diversi secondi. Difficile dire di chi sia la colpa, forse è una situazione sfortunata, forse il firmware dovrà essere ancora aggiornato, anche se ho installato l'ultima versione, forse è un difetto del mio modello, difficile a dirsi, però purtroppo alcune riprese sono state buttate proprio per questa ragione, quindi questa cosa un po' mi frena dall'acquisto, se devo essere sincero. Mi aspettavo un autofocus fantastico e purtroppo in soli 10 giorni ho trovato veramente tanti piccoli problemini. Punto a favore per l'autofocus del 1680: è silenziosissimo e praticamente non lo sentirete mai. Invece quello del 1855 qualche piccolo rumorino lo fa. Ovviamente non è molto rumoroso neanche quest'ultimo, lo sto utilizzando per registrarmi e non mi dà assolutamente fastidio, però va detto che se a qualcuno serve l'autofocus silenziosissimo del 1680 può far comodo. Per fotografie di paesaggio ovviamente non serve assolutamente a niente, però è giusto dirvelo. Problema presente su entrambe le lenti è che durante una zoomata il fuoco verrà sempre perso per una frazione di secondo per poi essere ripristinato. Succede sia in AFC che in fuoco manuale, quindi non penso che dipenda tanto dal sistema di messa a fuoco in sé, quanto piuttosto da come sono costruite queste lenti. È un po' più palese nel caso del 1680, ma è presente anche nel 1855, quindi ancora una volta, se volete fare video zoomando, non sono lenti molto consigliate. Invece in ambito fotografico questo problema è del tutto ininfluente.
Da scheda tecnica la stabilizzazione del 1680 raggiunge addirittura i 6 stop e questa cosa è fantastica. Vi confermo che all'atto pratico si comporta veramente bene. In foto sono riuscito a scattare foto nitide a 1/8 di secondo a 16 mm e a 1/10 di secondo a 55, mentre col 1855 non potrei mai scattare in questo modo. A 18 mm devo fermarmi a 1/10, un quindicesimo, a 55 un ventesimo se non di più, quindi il comportamento è palesemente superiore e questa cosa si mantiene vera anche in video, dove soprattutto con riprese statiche la clip è quasi perfetta anche a 55 o 80 mm, mentre nel caso del 1855 noteremo sempre qualche piccolo movimento soprattutto sulle focali più lunghe. Passiamo però dalle clip di test a quelle fatte sul campo quando sono uscito a scattare, e in questo caso la verità purtroppo è che quasi mai sono riuscito a ritenere totalmente perfetta una clip fatta con il 1680 mm. Quasi sempre, se non praticamente sempre, ho dovuto applicare una piccola stabilizzazione in post produzione con Premiere. E la verità purtroppo è che se sappiamo che andremo a stabilizzare in post produzione, se sappiamo che clip riusciremo a registrare sia col 1680 che con il 1855, alla fine di tutto il processo ci troveremo con dei file praticamente identici e totalmente indistinguibili. La stabilizzazione video per me perlomeno ha l'obiettivo di andare ad annullare completamente il lavoro di stabilizzazione in post produzione, e in questo caso purtroppo nessuna delle due lenti riesce a raggiungere questo obiettivo. Forse con una macchina internamente stabilizzata, con un XT4 o un XH1, il 1680 diventa perfetto e le clip tirate fuori anche direttamente dalla macchina sono già perfettamente stabilizzate. Non lo so, non ho avuto modo di fare questo test, mi piacerebbe poterlo fare, però così, utilizzando un XT3 che non è internamente stabilizzata, devo fare lo stesso lavoro che farei né più né meno anche con il 1855, quindi alla fine per quanto riguarda i video sono sullo stesso livello. Poi ovviamente se volete utilizzare un gimbal o altri sistemi questo problema non si pone nemmeno. Sottolineo anche che con entrambe le lenti è praticamente impossibile fare buone riprese camminando, questo era abbastanza ovvio però è giusto dirlo, quindi se vi interessa anche l'aspetto video non c'è questo grandissimo beneficio dato dal 1680. Se invece vi interessa solamente l'aspetto fotografico è evidente che questa stabilizzazione sia decisamente superiore. Difficile dire se siano effettivamente 6 stop, però sicuramente funziona meglio e devo essere sincero, non ho mai trovato una lente con una stabilizzazione fotografica così buona. Fattore molto negativo della stabilizzazione del 1680 è che fa rumore, molto più rumore di quello che fa la stabilizzazione del 1855, e questa cosa rende completamente inutile la silenziosità dell'autofocus, perché se consideriamo i due aspetti insieme, quindi autofocus e stabilizzazione, è il 1855 ad essere complessivamente più silenzioso. E purtroppo questa cosa si ripercuote nelle vostre clip video, dove a volte sarà perfettamente udibile un leggero brusio di sottofondo. Poi ok, la clip non è per forza da buttare, possiamo provare a pulirla oppure possiamo direttamente provare a campionare con un tono più alto. Io nei miei video sono solito utilizzare l'audio direttamente campionato in macchina e l'ho fatto anche con il 1680. Trovate un video completo su YouTube dove non penso che si noti nessun particolare brusio di sottofondo, però ci ho dovuto fare attenzione, ho dovuto ascoltare bene tutte le clip, ho dovuto eliminare alcune parti o provare a camuffare certi pezzetti dell'audio. Alla fine il risultato è praticamente perfetto, però di fatto è comunque una preoccupazione in più, una preoccupazione che non avrei voluto avere. Come già detto, il 1680 mm presenta un'apertura costante di f4 e lo so, su APS-C un f4 costante potrebbe far storcere il naso a molti. Va detto però che in moltissime situazioni potrebbe non servirvi assolutamente scendere oltre questa apertura. Per un paesaggista probabilmente è così, e perlomeno per quando io faccio le foto non ho mai troppo bisogno di andare sotto f4. A parte il bonus dato dallo sfocato, generalmente un'apertura maggiore serve anche a farvi recuperare qualche stop e quindi a scattare con tempi limite senza alzare troppo gli ISO. Da questo punto di vista sembrerebbe che l'ago della bilancia penda verso il 1855, ma non è così. La stabilizzazione incredibile del 1680 vi permette di recuperare tutti gli stop che andrete a perdere con l'apertura costante di f4. Inoltre da 35 mm in poi anche il 1855 si chiude ad f4 e in quel
range di focale si percepisce tutto il vantaggio di una stabilizzazione superiore, quindi mediamente riuscirete a scattare foto con tempi più bassi con il 16-80 mm, anche se è chiuso sempre a f4, quindi dal punto di vista fotografico è sicuramente un vantaggio e questa apertura di f4 costante non è così un problema. Però per quanto riguarda i video non possiamo abbassare i tempi sotto un certo limite e in questo caso si percepisce tutto il vantaggio dato da un'apertura maggiore nel caso del 18-55. Facendo diverse uscite ho percepito tutti i vantaggi dell'aspetto fotografico e tutti i contro dell'aspetto video. Io faccio entrambe le cose e complessivamente credo che per me sia più utile avere un'apertura maggiore, quindi preferisco il 2.8 a 18 mm del 18-55, facendo però sia foto che video. Ovviamente se uno è interessato solamente all'aspetto fotografico probabilmente potrà tranquillamente preferire il 16-80. Per quanto riguarda foto alle stelle, f4 su APS-C si può usare ma non vi permette di ottenere nulla di eccezionale. Il 2.8 del 1855 invece vi può aiutare, anche se credo che per lavori veramente professionali avrete bisogno di una lente più grandangolare e più aperta. Entrambe le lenti sono veramente tanto versatili e pensate per farvi fare un po' di tutto. Ovviamente questo concetto è estremizzato nel caso del 1680 col suo range focale pazzesco. 16 mm si percepiscono, la differenza tra 16 e 18 c'è, non tanto per quanto riguarda i paesaggi, ma io perlomeno l'ho percepita molto per l'utilizzo vlog. Vloggare a 16 mm è molto meglio che vloggare a 18 mm su APS-C e invece ovviamente tutte le focali oltre i 55 mm sono veramente tanto utili, vi permettono di concentrarvi su piccoli particolari, su piccoli dettagli, veramente comodo sia per quanto riguarda i video sia per l'aspetto fotografico, per la fotografia di paesaggio. Mi sono divertito molto a uscire e utilizzare solo il 16-80 mm. D'altro canto però il 1855 è più leggero ed effettivamente il sistema Fuji presenta molte macchine veramente piccole, compatte e leggero, XT30, XT200, quindi questa cosa può essere considerata, soprattutto se lo montate senza paraluce diventa ancora più piccolo e veramente non lo percepirete. Io generalmente vado in montagna fissando la macchina con la lente allo spallaccio dello zaino e XT3 con L-grip più 16-80 mm l'ho sentito, mi ha dato fastidio. Invece il 1855 lo percepisco decisamente meno e non ho mai avuto problemi a tenerlo in questa configurazione. Poi va detto che io sono molto legato al concetto di leggerezza, voglio macchine e lenti molto piccole, molto leggere e compatte. Se venite da reflex, da sistemi più pesanti, probabilmente percepirete come leggerissime e comodissime entrambe le lenti, dipende insomma da quello che volete ottenere e da quello che ricercate. Diventa ora importante considerare l'aspetto prezzo. Sull'usato il 1855 viene venduto a circa 300 euro, il 1680 a circa 580-600 per uno scarto quindi di circa 300 euro. Per quanto riguarda il nuovo, non prezzo di listino ma prezzo Amazon o di rivenditori, il 1855 viene venduto a circa 450 euro, mentre il 1680 a 800 euro per uno scarto quindi di circa 350 euro. Il 1680 vale quindi 300-350 euro in più del 1855? Da quello che emerge da questa analisi mi sento di dire no. Anche se va detto che se una caratteristica distintiva e unica del 1680 per voi diventa particolarmente importante, sarete ben disposti a spendere questo scarto di 300-350 euro. Dobbiamo però anche considerare le offerte kit, perché ad oggi il 1680 viene proposto in kit come il 1855 e non è assolutamente difficile trovarlo molto scontato proprio per queste offerte. Da una proposta a caso per una XT4 in kit vedo come l'aggiunta del 1855 costi 350 euro, mentre quella del 1680 500 per uno scarto di soli 150 euro, che è totalmente diverso dai 300-350 di prima. Se quindi state valutando l'acquisto di una nuova macchina Fujifilm e in kit la differenza è di soli 150 euro, penso che i vantaggi dati dal 1680 giustificano questa spesa leggermente superiore. Se invece avete già un 1855, vi trovate bene e lo utilizzate per tutto, andare a smenare 300-350 euro per darlo indietro e cambiarlo per un 1680 non è una cosa che consiglierei proprio a tutti.
Quindi, per concludere, il 1680 costa più del 1855 e credo che questa cosa sia totalmente giustificata. Soprattutto per l'aspetto fotografico presenta diversi vantaggi che possono fare gola a molti, ma non ci troviamo davanti ad uno stravolgimento completo della qualità di immagine, anzi tutt'altro. La stabilizzazione è molto utile, soprattutto per foto, ma come abbiamo visto per quanto riguarda i video non salva le nostre clip. Inoltre perdiamo la possibilità di registrare a 2.8 che potrebbe essere comoda per molti utilizzi, ma d'altro canto guadagniamo un'escursione focale molto più ampia. 16-80 mm sono delle focali interessanti e per chi vuole utilizzare una sola lente possono veramente fare la differenza, e tutto questo in un contesto che presenta delle differenze di prezzo anche abbastanza importanti a seconda se vogliamo acquistare nuovo, usato o offerta in kit. Quindi il 16-80 mm è sempre meglio del 18-55? La risposta è no, e spero che in questo video sia riuscito a farvelo capire. Il confronto è finito, qua sotto nei commenti potete chiedermi qualsiasi cosa, in descrizione vi ho lasciato i link per scaricare i RAW di questo confronto, ci sono anche i link affiliati Amazon a queste due lenti. Se questo video vi è stato utile e volete acquistare una delle due lenti vi chiedo la gentilezza di farlo con i link affiliati qua sotto. Vi lascio anche il link di RCE Photo se volete valutare l'usato, sono anche dei negozi fisici quindi potete andare lì e provare la vostra lente. Un like se il video vi è piaciuto, un commento per dire qualsiasi cosa e noi ci vediamo domenica prossima alle 13 con un nuovo video.